Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Sir Risponde. Era da un po' di tempo che non lo facevamo e diciamo che in questi mesi di cose ne sono successe parecchie, quindi penso che sia giusto aggiornarsi un po' a vicenda. Questa volta ve lo ricordo prima che siete molto attenti, ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e attivate la campanellina in modo che vi arrivi la notifica appena ogni video uscirà. Partiamo con questo nuovo Sir Risponde. Questa volta ho fatto un misto, ho chiesto sia le domande su Instagram sia sulla community di YouTube. Direi di iniziare come da tradizione dalla community con i post più popolari. Bene, questo me l'avevate già chiesto in uno dei primi Sorrisponde, ma è sempre una cosa bella, quindi ve la ridico ed è stata molto cliccata. Come è nata l'amicizia con Nasca? Vi faccio un riassuntino molto veloce. Molto semplicemente mi aveva chiesto se poteva usare delle mie immagini per un suo video, le ha usate, ha fatto un botto di visualizzazioni e da quel momento è nata un'amicizia, anche perché lui si è trasferito a Milano, l'ho scoperto dopo, a quel punto abbiamo iniziato a frequentarci, abbiamo iniziato a fare video insieme e da lì è nato tutto. Nella prossima stagione userai la nuova BMW S1000RR? Assolutamente sì. Non posso ancora sbilanciarmi a dirvi le particolarità, ma sarà un bel BMW S1000RR 2019. Appena ci saranno tutte le firme e sarà tutto sicuro al 100.000%, vi dirò tutto, ma adesso è sempre meglio non sparare, che poi magari succedono degli imprevisti. Questo è per chi ha visto uno degli ultimi video della stagione di gare, cioè quello delle qualifiche barra libere nell'ultima gara di Vallelunga. Che cosa è successo a Lanzi quando ti ha fatto il dito medio? Allora, la faccio molto semplice. Primi giri di libere, io stavo seguendo Alex Polita e speravo che partisse per tirare, no? Invece ha fatto un po' il furbetto e prima dell'ultima curva si è spostato a sinistra per farmi passare. E cosa succede in quel caso? La gente che è dietro ti si attacca al sedere e di solito fa il tempo. Quindi a quel punto mi sono spostato a destra e ho iniziato ad argomentare con lui dicendo dai, su, vai tu stavolta, no? E alla fine nessuno si decideva a partire. A quel punto arrivava Lanzi a cannone, vedendoci discutere e aveva già capito di che cosa si trattava. Per non saperne leggere né scrivere ci ha sparato un bel dito medio in diretta a tutte e due e via così. Questo è stato un po' il succo del discorso. Dopo la community di YouTube passiamo a quella di Instagram. Devo ammettere che ha avuto un successo pazzesco anche su Instagram questo format, mettiamola così, e mi sono arrivate in totale una cosa come 1200 domande. Però ho fatto una bella selezione e ce ne sono veramente di interessanti. Samuele Zunnui chiede: ti definisci più pilota o youtuber? Assolutamente pilota. La parola youtuber è un qualcosa che ancora faccio fatica ad assimilare, ma dopo tutto è così, quindi fa parte del gioco. Ma diciamo che YouTube è un surplus rispetto a quello che faccio, mi aiuta molto, ma appunto è un contorno e non è ancora la cosa principale, quindi assolutamente più pilota. Potremmo dire un 70% pilota, un 30% youtuber. Diego Colonnelli chiede: ti aspettavi tutti quei fan in EICMA? 1, 2, 3! Assolutamente no. Assolutamente no, per il semplice fatto che finché eravamo da Moto.it, dove eravamo tutti insieme, perché con la fanbase di ognuno raggruppavamo una cosa come 1 milione di persone o giù di lì, quindi era abbastanza palese che si potesse fare quel bordello che avete visto. Ma invece da Spark ero solo io. Sì, mi aspettavo qualcosa di carino, ma niente del genere. Cioè ragazzi, sono stato lì un'ora a firmare autografi, a fare foto, ma soprattutto mi ha fatto impressione la passione che si respirava e il legame che si è creato con voi alla fine, no? Quella è la cosa che più mi ha impressionato. Non pensavo che YouTube fosse un mezzo così forte per trasmettere un qualcosa, per trasmettere delle emozioni, e mi sono ricreduto. Proseguiamo. Leonardo Lisci chiede: incidente più brutto,
Incidente più brutto direi quello del Mugello dell'anno scorso, dove ho fatto un high-side ai 180 all'ora dove ho ballato la break dance, ed è questo qui. Scoraccione, ma in 2 curve, ecco esatto, in 2 curve è successo il patatrack praticamente. Abbiamo visto noi da monitor, ma certo. in Marshall non hanno il monitor. E grazie alla mia bella tuta danese me ne sono uscito solo con una fratturina al gomito e una mezza commozione cerebrale. Comunque mi è andata veramente bene. Adesso passiamo a un argomento molto profondo che piace più o meno a tutti, più o meno. Stefano Damiani chiede la tua tipa ideale esteticamente. Bah, molto semplice sinceramente, bionda, occhi azzurri, fisico fit e basta quello direi. Parliamo di estetica ovviamente. Fabio.vit chiede tira fuori video sempre se li hai di quando andavi con le motocross 3 anni fa. Bene Fabio Vit, ti accontento, eccoli qua. Greta Marina Fontana chiede, e la saluto perché alla fine ci conosciamo abbastanza bene: se non ti fossi cimentato nel mestiere del pilota, a che altro avresti aspirato nella tua vita? Questa è una bella domanda. La verità è che non ho mai avuto o non ho mai voluto avere un piano B. Ho sempre voluto cercare di rimanere in questo ambiente in ogni caso, e ci ho solo messo un po' di tempo a trovare la mia strada, perché ovviamente non si può correre tutta la vita per divertimento, o meglio, puoi pensare di diventare Valentino Rossi quando hai 18 anni, ma quando inizi a averne 24, 25, 26 devi guardare un po' le corse in maniera più realistica. E sono contento però di non aver mai mollato, perché ci sono state comunque delle situazioni dove era molto più facile mollare che continuare a sbatterci la testa, e sono troppo contento di avermela quasi fracassata, ma alla fine di aver raggiunto il mio obiettivo. Questa è proprio curiosa perché ci ho pensato giusto nell'ultima partenza dell'ultima gara, perché mi ricordo proprio di averlo detto. Riccardo Granatella chiede una delle frasi che dici prima che il semaforo rosso si spenga. Molto spesso quando mi avvicino dopo il giro di ricognizione, dove ci sono i motori che si scaldano e la gara sta per partire, mi limito ad esclamare un che figata che sto facendo. Lorenzo HSQ chiede: cosa hai provato vedendo tutta quella gente all'ECMA venuta per poterti incontrare di persona? Io c'ero in prima linea, grande, non mi ricordo chi eri perché ce n'era veramente una valanga di gente, ma ti dico che sono stati veramente 4 giorni massacranti, ma vedere come la gente è rimasta lì per una foto, un autografo, cioè mi faceva sentire in colpa avere tutte quelle persone ammassate per così tanto tempo per una cavolata alla fine, perché per me una foto mia o una firma mia è una cavolata. E diciamo io ho cercato di fare il possibile, ho fatto un'ora a testa bassa a fare tutto quello che era in mio possesso per fare più firme e foto possibili, ma ho 2 mani, quindi era molto difficile accontentare tutti, ma lo sentivo proprio come dovere e spero che alla fine tutti siano stati contenti. Eccoci qua, questa è la sostanza che penso volevate. Andrea Barbero chiede: qualche anteprima per il prossimo anno? Spoiler. Allora, visto che a me non piace assolutamente dire le cose quando ancora non sono firmate e non c'è la sicurezza al 100%, spesso non lo faccio, ma avevo promesso che dopo l'ECMA qualcosa avrei detto, quindi vi dico che questi sono gli obiettivi, ma non c'è ancora niente di firmato, tutte parole, tutti intenti che però si vogliono concludere, però ripeto, non c'è niente di firmato. Quindi obiettivi 2019: correrò il National come quest'anno insieme al team Berklatz,
con la nuova BMW S1000RR, e già questo è un punto fermo, ve lo posso confermare. E in aggiunta ci saranno delle gare in Asia supportate da una casa ufficiale, per andare più precisamente in Cina nel campionato internazionale cinese. Stanno investendo molti soldi, è un mercato che si sta veramente espandendo in maniera esponenziale. C'è molto interesse, è una sfida stupenda anche per il discorso dei video, del viaggio, della scoperta di questo paese incredibile alla fine, enorme oltretutto, quindi penso sia per i video che per me sarà un qualcosa di veramente interessante. Non posso darvi dettagli appunto perché mancano e non si sa ancora il come avverrà tutto precisamente, ma l'intento è quello. E in aggiunta ancora o qualche wild card della Superbike o qualche wild card in qualche gara di endurance, in base anche a quello che vorrà fare questa casa. Vi lascio un po' così, un po' nella nebbia, un po' nel dubbio, ma è bello così. Ma vi assicuro che appena ci saranno aggiornamenti ve li dirò, state tranquilli. Andrea Pellegatta chiede: ospitata da Marco Montemagno? Mi piacerebbe molto, perché io seguo i suoi video da quando veramente era su Facebook con 50.000 iscritti, e sarebbe molto bello anche parlare di questo risvolto dei video nel mondo del motorsport. Quindi caro Monti, aspetta la tua chiamata. Se guardate i suoi video fateglielo sapere. Daniele Smaniotto chiede: perché pur avendo un team con la Trident di famiglia non corri in GP3? Allora, fatemelo spiegare una volta per tutte bene. L'ho già fatto, ma mi sa che non è entrato bene nella capoccia. Una stagione in GP3 costa 850.000 euro minimo. Una stagione in Formula 2 costa 1,5 milioni minimo. Dato che il team di famiglia è un'azienda e deve guadagnare, dal momento che se io dovessi correre non entrerebbero nelle casse o 850.000 euro o 1,5 milioni, capite bene che sarebbe un'azienda che continuerebbe a perdere senza senso per un mio vezzo, un divertimento. Quindi in 12 anni non l'ho mai chiesto, non l'ho mai fatto, ho seguito la mia strada senza rompere le palle a nessuno e penso che sia giusto così. Mamma mia, questa penso di non averla mai raccontata e fa pisciare addosso. Gatto Matto Matte chiede: qual è stata la caduta più brutta o stupida che tu abbia mai fatto? Test sul bagnato con Pirelli, vi avevo raccontato l'altra volta di quando l'avevo lanciata e avevo distrutto la moto, e invece questa volta è stata proprio una roba stupidissima. E di solito quando facciamo i test entriamo senza termocoperte, quindi per pulire la patina che c'è sulle gomme nella corsia box si scaldano un pochino le gomme così, no? Facendo zig zag, solo che man mano ci si prende sempre più confidenza, quindi si va sempre un pelo più al limite nel farlo. Vabbè, risultato, ho dato un pelo troppo di gas, ho fatto un ice side pazzesco in corsia box, ci ho fatto così tipo fu, mi sono trovato col culo per terra così con la moto a sinistra. Bruttissima scena, poi io mi sono girato, cioè senza neanche crederci, e sono dovuto tornare in box facendo un po' la finta dell'oddio, non so cosa è successo, ma in verità avevo capito cosa era successo, che molto semplicemente ero uno STRONZO, stronzo. Quindi direi che questa vince di gran lunga su tutte le cadute stupide. Ah, bene, una dietro l'altra. Ciao Luca, qual è stata la tua figura di merda più eclatante che non dimenticherai mai? Questa cosa forse il buon Fede Perla non se la ricorderà, ma è proprio lui che mi ha fatto fare la peggiore figura di merda di sempre. Con una ragazza, eravamo usciti insieme tipo un 5-6 anni fa, e c'era questa ragazza con la quale diciamo ci stavo lavorando da un po', ma era complicata, no? E sapete bene che il tatto di Fede Perla equivale a quello di un bisonte con una biscia attaccata al culo. Sta cacata continua di aggiornarla, poi io la collego all'iPhone e lui non... c'è la merda. Quindi mentre eravamo lì in una situazione già di mezzo imbarazzo eccetera, mi guarda prima a me e poi a lei e ci dice: ragazzi dai, lo sappiamo che volete limonarvi, fatelo qui adesso in questo momento e smettetela di rompere le palle. Io volevo farmi esplodere con la dinamite, penso anche l'altra ragazza, e niente, vabbè, alla fine poi è andata bene, però insomma in quel frangente mi sarei voluto far esplodere. Bene, questo Sorrisponde parte 6 finisce qui. È stato molto intenso, ho apprezzato molto.
Appena avrò novità più precise e concrete ve lo dirò assolutamente per la stagione 2019. Come al solito ricordatevi di iscrivervi al canale, gas, e ci vediamo al prossimo video.